Buongiorno e benvenuti al nostro appuntamento con la salute in Humanitas. Oggi parliamo di tumore al pancreas, lo facciamo a novembre, che è il mese per la sensibilizzazione appunto di questa patologia, e lo facciamo con due ospiti che sono la dottoressa Federica Marchesi, ricercatore del laboratorio di immunologia cellulare in Humanitas, buongiorno. Buongiorno. E il professor Alessandro Zerbi, che è il responsabile della chirurgia del pancreas in Humanitas e docente a Humanitas University. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, iniziamo subito con lei, professore. Sì. Nell'immaginario collettivo il tumore al pancreas è una patologia molto temuta e dall'esito che è spesso sfavorevole, poco favorevole. È ancora così o è cambiato qualcosa in questi anni? Ma allora, sicuramente qualcosa è cambiato, ma più che questo ci terrei a sottolineare che questa fama così negativa del tumore al pancreas è meritata solo in parte, innanzitutto perché troppo spesso si fa l'equivalenza tumore al pancreas, carcinoma al pancreas, tutto quello che di brutto e di negativo viene detto vale solo per il carcinoma al pancreas, che è vero che è il tumore più frequente al pancreas, ma non è assolutamente l'unico. E proprio quando c'è una massa tumorale al pancreas è importante approfondirne la diagnosi, perché altrimenti vengono etichettati come carcinomi al pancreas tumori che sono diversi e che hanno delle possibilità di cura totalmente differenti. Ad esempio ci sono dei tumori di natura neuroendocrina, sono dei tumori più rari ma non rarissimi, che hanno una cura, una prognosi completamente diversa dal carcinoma. Ci sono dei tumori cistici che anche questi hanno delle complessità e delle caratteristiche totalmente differenti, quindi la prima premessa da fare è che un conto è parlare di tumore al pancreas, un conto è parlare di carcinoma al pancreas. Esiste una differenza notevole. Diciamo che da adesso in avanti probabilmente parleremo di carcinoma, però è importante tenere presente questa differenza. E il carcinoma, sì, certo, ha una prognosi che è mediamente peggiore di quella di altri tumori dell'apparato digerente, però è anche vero che ci sono sottogruppi di pazienti che attualmente hanno degli andamenti, delle prognosi che non sono quelle di un po' di anni fa. Possiamo andare a determinare, a pensare dei fattori di rischio associati a questa tipologia di patologia? Ci sono qui, diciamo, ahimè, sono un po' meno forti e stringenti rispetto ai fattori di rischio che abbiamo magari per altri tipi di tumori. Okay. Per cui i fattori di rischio li abbiamo e su quelli possiamo anche incidere con il nostro comportamento di vita. Il fumo di sigaretta è il più importante fattore di rischio per il carcinoma al pancreas. Sappiamo che anche per altri tumori è quasi banale dire l'importanza di non avere questo tipo di abitudine. Un peso troppo elevato associato anche a un'alimentazione troppo ricca di grassi animali, anche questo è statisticamente correlato al carcinoma al pancreas. Anche qua non diciamo nulla di particolarmente originale, ma anche questo è un settore in cui possiamo fare qualcosa. E poi c'è un sottogruppo di pazienti che corrisponde a circa il 10% dei pazienti che ammalano di questa malattia, in cui il fattore di rischio è una predisposizione familiare, una predisposizione genetica. Questo è importante che si sappia, è importante che la comunità dei medici di medicina generale della popolazione lo sappia, perché in questo piccolo sottogruppo di pazienti, ma non piccolissimo, ci sono dei programmi di screening che possono portare a una diagnosi precoce. Spesso leggiamo anche il legame tra questa tipologia di patologia e la pancreatite cronica. Sì. Esiste un reale legame tra... Sì, diciamo che ci sono alcune malattie come la pancreatite cronica e anche il diabete mellito che sono, diciamo, predisponenti al carcinoma al pancreas, per cui i pazienti affetti da pancreatite cronica hanno un rischio maggiore della popolazione generale di ammalare, e anche i pazienti diabetici da lunga data hanno un rischio un pochino maggiore, non così alto come quelli con la pancreatite cronica, per cui anche queste sono informazioni che è importante avere, perché naturalmente questi pazienti possono essere gestiti e seguiti con un occhio di particolare attenzione nei confronti della eventuale comparsa di questa malattia. Ecco, possiamo dire che in questi anni abbiamo assistito a grandi passi avanti in campo oncologico, e forse mi riferisco più a lei, dottoressa Marchesi. Abbiamo visto che la sopravvivenza per il tumore, ad esempio alla mammella o al colon, si è alzato tantissimo. Per il tumore al pancreas sembra invece che la situazione sia stata ferma. Perché? Le chiamiamo perché e soprattutto se è ancora così. Sì, sicuramente le motivazioni che giustificano delle percentuali purtroppo sconfortanti sono da ricercare nella malattia stessa.
Il tumore al pancreas è una malattia subdola che si presenta con una assenza di sintomi specifici che possano allertare il paziente e il medico verso Certo. una diagnosi più tempestiva. Questo sicuramente è un problema che magari altre patologie neoplastiche non presentano. Inoltre la diagnosi precoce è purtroppo ritardata e resa difficile dall'assenza di test di screening e di indicatori di malattia specifici, facilmente identificabili e misurabili che possano rappresentare i campanelli d'allarme per un intervento più tempestivo. A questa problematica di diagnostica abbiamo anche da aggiungere una problematica di terapia, perché rispetto ad altre patologie neoplastiche per cui iniziamo ad assistere all'introduzione di terapie innovative che vadano a complementare quelle convenzionali sempre presenti, nel caso del tumore al pancreas le terapie convenzionali sono ancora gli approcci più utilizzati e quindi sicuramente abbiamo anche una problematica in questo senso. Ecco, per fare chiarezza, ad oggi come viene trattato il tumore al pancreas? Viene trattato in modo multidisciplinare, Ok. viene trattato in modo integrato. Quello che però è sottolineare è che non c'è un'unica arma terapeutica contro il tumore al pancreas. Tradizionalmente l'arma più importante è l'asportazione chirurgica, questo vale in generale Certo. per tutti i tumori. Però l'asportazione chirurgica da sola non è assolutamente in grado di avere un controllo completo di questo tumore, quindi l'asportazione chirurgica, che per motivi sia tecnici che oncologici in questo tipo di tumore in realtà è fattibile solo in una percentuale un po' limitata di casi, diciamo in un 20-30%, proprio perché la diagnosi spesso arriva un po' troppo tardivamente, in cui la chirurgia non è più così utile. Questo intervento chirurgico va associato e combinato con dei trattamenti di tipo medico, di tipo sistemico, perché la chirurgia agisce localmente asportando il tumore, ma questo è un tumore che più di altri ha la tendenza a mandare qualche cellula in giro e quindi a poter interessare tutto l'organismo, e questo si può combattere solo con una terapia sistemica, cioè solo con una chemioterapia. E sempre più spesso ci si sta accorgendo che in molti casi è preferibile, così come è stato fatto anche per altre malattie, anticipare questo trattamento sistemico, per cui magari fare prima una chemioterapia sistemica e poi dopo l'intervento chirurgico. Si valuta da caso a caso, ma la tendenza è sempre più verso questa modalità. E poi anche la radioterapia è un'altra arma molto importante, perché anche le apparecchiature di radioterapia sono cambiate negli ultimi anni, e quindi in molte situazioni oltre alla chemioterapia e alla chirurgia anche trattamenti radioterapici mirati possono avere un ruolo nel controllare questo tipo di tumore, e sottogruppi di pazienti in cui c'è una diagnosi relativamente precoce con una chirurgia completa e che vengono sottoposti a delle chemioterapie che sono cambiate, non sono le chemioterapie di un po' di anni fa, sono combinazioni di più farmaci che sono molto più efficaci delle chemioterapie standard di un po' di anni fa. I risultati complessivi possono essere anche diciamo quasi sorprendenti rispetto a quello che fino a un po' di tempo fa si poteva pensare, quindi non sono rari casi di lunga sopravvivenza, di guarigioni da questa malattia, insomma. Ecco, ma per un trattamento mirato, quindi da un team multidisciplinare, come scegliere il centro? Questo è un altro aspetto fondamentale in questo tipo di tumore, perché proprio la complessità dell'approccio diagnostico e terapeutico e anche la difficoltà tecnica e la complessità degli interventi chirurgici sul pancreas fanno sì che sia molto evidente da qualunque casistica di tipo medico-scientifico come l'essere curati, operati in centri che hanno esperienza in questo tipo di malattie, quindi quelle che si dicono centri ad alto volume, fa proprio molte differenze. I risultati sono proprio grossolanamente differenti rispetto a chi viene trattato in centri che per vari motivi non hanno maturato una grande esperienza di questa malattia, che resta una di quelle più difficili, più complesse da affrontare in medicina. Diciamo che anche avere dietro un centro di ricerca aiuta nel capire che cosa l'origine della patologia. In questo caso Fondazione Humanitas per la ricerca ha lanciato un mese intero per la raccolta fondi per la ricerca legata a questa patologia. Di cosa vi occupate? Sì, Istituto Clinico Humanitas è sicuramente uno dei centri di riferimento in Italia per la diagnosi e la cura del tumore del pancreas, e insieme all'Istituto di ricerca negli ultimi anni abbiamo fatto notevoli passi avanti nella migliore definizione del ruolo del sistema immunitario.
per il tumore del pancreas, sempre in linea con quello che abbiamo detto prima, quindi una domanda clinica di una diagnosi più precoce e anche di una terapia più innovativa. Lo studio del sistema immunitario non può che aprire nuove strade in questa direzione, quindi siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto e anche molto fiduciosi in quello che possiamo fare. Quest'anno è anche possibile sostenere un progetto di ricerca particolare. Di che cosa si tratta? So che lei è a capo di questo progetto, quindi è orgogliosa di parlarci. Assolutamente stiamo facendo molti sforzi per cercare di identificare questi famosi indicatori di cui parlavamo prima, che potrebbero essere appunto dei campanelli d'allarme per una diagnosi più tempestiva, ma che possono essere comunque anche utili nel caso in cui la diagnosi sia già stata fatta e quindi ci sia già la patologia, nel momento in cui questi stessi indicatori ci possono dare una indicazione della risposta alla terapia che si sta facendo. Stiamo andando in una direzione di medicina personalizzata, abbiamo imparato che i tumori sono tutti diversi, quindi ogni paziente ha un profilo diverso, dobbiamo profilare i nostri pazienti e questi indicatori ci aiuteranno in questo senso. Quello che abbiamo imparato oggi è che le parole d'ordine del tumore al pancreas sono la sensibilizzazione, quindi sensibilizzare la popolazione a questa patologia, conoscerla, prevenzione, cura e soprattutto la ricerca, che chiediamo ovviamente di certo, sostenere. Senza quella non si va da nessuna avanti. parte. Io vi ringrazio di essere stati con noi e a voi vi saluto e vi aspetto al prossimo appuntamento.